Cari amici, buongiorno. Oggi facciamo la pasta brisée. Vi elenco gli ingredienti: 125 g di farina 00, 60 g di burro, 30 g di acqua fredda e un pizzico di sale da mettere per accentuare gli aromi. Benissimo, cosa facciamo? Per fare la nostra pasta brisée dobbiamo unire semplicemente tutti gli ingredienti nel cestello della nostra planetaria. Quello che faremo: inizieremo con mettere il burro all'interno del nostro cestello, metteremo la nostra farina 00 che abbiamo prima setacciato, metteremo la nostra acqua fredda e un pizzichino di sale. Ora iniziamo a metterli nella macchina. Nella nostra planetaria abbiamo montato il gancio, iniziamo a mescolare. Quando il nostro composto sarà completamente mischiato, lo tiriamo fuori, lo impastiamo un attimino a mano sul nostro piano da lavoro e dopodiché lo mettiamo nella pellicola e lo lasciamo riposare per tutta la notte e la nostra pasta brisée domani sarà pronta. Faremo una pasta brisée perché faremo il flan. Domani andremo a fare la seconda parte della nostra ricetta. Ora il nostro composto è ben amalgamato, lo leviamo dal nostro cestello. Come potete notare è bello amalgamato. Possiamo dargli una leggera impastata a mano, ma proprio poco, una piccola impastata a mano, poco, molto poco, non deve formare la massa glutinica. Adesso lo mettiamo in una pellicola, lo avvolgiamo in una piccola pellicolina e il nostro composto riposerà fino a domani. Domani sarà pronto per essere utilizzato per fare il nostro flan. Per ora è tutto, cari amici, ci vediamo domani per fare la seconda parte del nostro video. Ciao! Cari amici, buongiorno. Adesso iniziamo la seconda parte del nostro filmato per fare il flan parisien. Prima abbiamo preparato la pasta brisée, l'abbiamo lasciata riposare una notte dentro il frigorifero. Ora cosa abbiamo fatto? L'abbiamo stesa, l'abbiamo messa dentro due forme, due forme uguali per stampo medio per budino, una fuori una dentro. Perché? Per quale motivazione? Le abbiamo imburrate tutte e due, una all'interno, una all'esterno, di modo che quando andremo, come adesso, a tagliare la nostra pasta brisée, ci rimarrà la forma del nostro stampo. Alla fine sarà molto bello da vedere, tutto per quella motivazione lì. Altrimenti avremmo potuto metterlo in un semplice stampo da crostata, andava bene comunque. Se non avete questi stampi qua, potete utilizzare uno stampo da crostata. Mettendolo in questo modo, praticamente cosa facciamo? Abbiamo la possibilità di fare una bella forma. Ora ritagliamo bene la nostra pasta brisée, dopo andremo a togliere lo stampo esterno, lo stampo interno. Questa è avanzata, la usiamo per qualcos'altro. Andremo a levare lo stampo interno. Perché andremo a levare lo stampo interno? Andremo a levare lo stampo interno perché
dopo li metteremo dentro la nostra crema. Adesso abbiamo preparato il nostro stampo con la nostra pasta brisée. E abbiamo messo il burro nello stampo, come potete vedere. Lo mettiamo un attimo in frigo a rapprendere. Lo lasceremo dentro per il tempo di fare il nostro flan. Adesso prepariamo allora, per fare il nostro flan cosa dobbiamo fare? Dobbiamo montare le uova con lo zucchero. Montare, diciamo che le dobbiamo mischiare bene. Prepariamo subito il nostro flan in questo momento. Lasciamo raffreddare il nostro sbattiamo le uova con lo zucchero e poi li incorporiamo anche la maizena e gli aromi. Chiaramente le uova con lo zucchero dovranno essere abbastanza mischiate. Incorporiamo il latte bollente, iniziamo a mettere anche un pentolino sul nostro gas e iniziamo a portare il latte a bollore mentre mischiamo le uova e lo zucchero. Cosa facciamo? Prendiamo il cestello della nostra planetaria, mettiamo dentro le uova e lo zucchero semolato e le uova. Adesso mettiamo dentro le nostre uova, spacchiamo una per una e le mettiamo. Perfetto. Due, tre, e 4. Perfetto. Ora iniziamo a montare con la nostra planetaria le nostre uova. Velocità media, non troppo forte, non troppo piano. Ok. Nel frattempo prendiamo il litro di latte, lo mettiamo in un pentolino e lo portiamo ad ebollizione. Mettiamo il nostro latte dentro questo pentolino. Ok. Accendiamo il fuoco. Portiamo ad ebollizione il nostro latte. Nel frattempo montiamo con la planetaria lo zucchero e le uova. Ora che abbiamo mischiato le nostre uova, cosa facciamo? Andiamo a mettere la maizena. Inseriamo tutta in una volta la maizena, amido di mais.
tutte in una volta, e continuiamo a mescolare. Ci mettiamo dentro anche un pochino di scorza di limone come aroma, che andiamo a grattugiare con la nostra grattugia apposta, che ci rimane nella parte alta la scorza grattugiata, di modo che noi possiamo vedere bene cosa andiamo a mescolare, a grattare via. Andiamo a grattare via solamente la buccia buona, quella amara bianca non la tocchiamo, altrimenti ci verrebbe amaro il nostro flan. Ok. Ora continuiamo a mescolare il nostro composto. Ora cosa facciamo? Quando il nostro composto è ben mischiato, aspettiamo che il nostro latte sia in ebollizione. Quando il latte è in ebollizione lo versiamo dentro il nostro composto con le uova, di modo che il latte in ebollizione ci pastorizzerà le uova. Mischiamo bene ancora un attimino e lo mettiamo sul fuoco, di nuovo tutto il composto mischiato delle uova e del latte. Lo lasciamo sul fuoco e mischiamo con una frusta per non fare grumi fino a quando si addenserà. Quando si è addensato spegniamo il fuoco e metteremo la nostra noce di burro a fuoco spento. Poi cosa faremo? Tireremo fuori il nostro stampo con dentro la nostra pasta brisée e verseremo questo composto all'interno del nostro stampo. Dopodiché andremo a inserirlo nel forno a 200 gradi ventilato per 15-20 minuti. Quando il forno avrà finito la tempistica, cosa facciamo? Non tiriamo fuori subito il nostro composto che era dentro nel forno, ma spegniamo il forno, apriamo il nostro forno e lo lasciamo così per 5-10 minuti, di modo che la temperatura del forno cali piano piano e lasciamo che il nostro flan parisien si sgonfi leggermente. Quando si è sgonfiato leggermente lo leviamo dal forno, lo lasceremo riposare un attimo fino a che sarà diventato freddo, dopodiché lo metteremo in frigorifero e lo lasciamo dentro per un'oretta almeno. Cosa facciamo dopo? Andremo a estrarlo al momento di cui noi abbiamo bisogno per servirlo ai nostri commensali. Da freddo lo serviremo con o della crema pasticcera se vogliamo, o della panna montata, o delle creme che noi vogliamo fare al momento che lo vogliamo servire, una crema al pistacchio, una crema al cioccolato. Ok, in questo momento praticamente abbiamo il nostro composto è ben montato. E andremo a mischiarlo con il nostro latte bollente per pastorizzarlo. Il nostro latte è quasi a bollore. Spegniamo il fuoco e portiamo il nostro pentolino direttamente, versiamo il nostro composto dentro nelle nostre uova che abbiamo montato assieme, uova, zucchero e maizena. Versiamo dentro il nostro composto e iniziamo a mischiare per non che si creino dei grumi. Piano piano facciamo andare dentro tutto.
Perché facciamo così? Facciamo così per non creare grumi. Adesso il nostro composto è praticamente bello mischiato, andremo ad addensarlo sul fuoco. Attenzione, addensare non vuol dire portare ad ebollizione, perché se lo portiamo ad ebollizione rischiamo di cuocere le nostre uova. Andremo solamente a farlo addensare. Siccome c'è dentro la maizena, bisogna praticamente cuocere gli amidi. Gli amidi arrivano a cuocere intorno ai 73-74 gradi. Quindi la temperatura che più o meno lo porteremo sarà all'incirca quella. Quando superiamo quella temperatura lì potremo spegnere il fuoco. Ora cosa facciamo? Andiamo direttamente a prendere un contenitore per portarlo sul fuoco tutto intero. Prendiamo una casseruola come questa, una casseruola, e versiamo tutto il nostro composto all'interno della casseruola. E andremo ad addensarlo. Lo mettiamo sul nostro fuoco con la nostra frusta, andremo ad addensare il nostro composto. Accendiamo il fuoco e iniziamo a mescolare. Lo continueremo ad addensare fino che vediamo che viene una crema più densa. Mi raccomando, nel frattempo mettete il forno a 200 gradi ventilato, di modo che quando abbiamo addensato la nostra crema la versiamo nello stampo e subito la mettiamo dentro nel forno a cuocere. Dopo vi lascio, non preoccupatevi, vi lascio in descrizione sia gli ingredienti sia il procedimento per farlo. Ricordatevi, cari amici, dovete seguire bene il procedimento e quindi il video dovete guardarlo fino in fondo se volete fare un procedimento giusto per poter realizzare il flan parisien. Se viene guardato solamente una parte non riuscirete a seguire tutto, quindi non riuscirete a realizzarlo come dovrete farlo. Dovete avere pazienza anche se il procedimento sarà un po' lungo, però guardate che ne vale la pena. Inizia ad addensarsi piano piano, come vedete inizia a diventare denso. Cosa succede? Spegniamo il fuoco. È bello denso, Adesso cosa facciamo? Mettiamo la nostra noce di burro all'interno del nostro
e continuiamo a mescolarlo fino a fare sciogliere bene il nostro burro all'interno della nostra crema. Come potete vedere si è addensato bene. Continuiamo a mischiarlo ancora per un attimino di modo che si diventa bella omogenea. Guardate che bella crema che è venuta, rimarrà bella lucida, vuol dire che il nostro flan è venuto bene. Ricordatevi che quando inizia ad addensare dovete spegnere il fuoco. Mettete la noce di burro. Ecco, la nostra crema del flan è pronta. Ora che facciamo? Andiamo a levare lo stampo con la nostra pasta brisée e verseremo tutto il composto dentro nello stampo.
Ora andremo a versare il nostro composto dentro nei nostri stampi che sono pronti. Perfetto. Ora andremo a infornare il nostro flan nel forno che abbiamo già messo in temperatura a 200 gradi. Ora vi dico esattamente le tempistiche del forno, ma comunque tenete presente una cosa, che il forno mi va in base più che altro al tipo di forno che avete. La tempistica del forno è all'incirca, poi dovrete controllare che nella parte alta del nostro flan parisien ci venga una piccola crosticina ambrata. Quando la piccola crosticina sarà bella ambrata, a quel punto lì noi cosa faremo? Lo tireremo fuori dal forno, lo lasceremo riposare un attimo a forno aperto, lo tireremo fuori, lo lasceremo raffreddare. Quando sarà diventato freddo lo metteremo nel frigorifero. Ora vi dico le tempistiche: 200 gradi, forno ventilato, 30-35 minuti. Mi raccomando, quando è cotto, aprite lo sportello, lasciate dentro il flan ancora un attimo per 5-10 minuti prima di estrarli, che si deve sgonfiare un pochettino, ok? Mi raccomando. Comunque ricordatevi, cari amici, che se avete qualche problema nell'esecuzione potete sempre scrivermi nei commenti, io vi risponderò, vi aiuterò a risolvere qualche problema che potreste avere. Non preoccupatevi, cari amici, vi ringrazio tutti come solito e niente, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video e accendete la campanella per rimanere aggiornati per le prossime ricette. Cari amici, ancora una volta, ciao!